Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un accessorio, sempre tecnologico, un dispositivo che non ho mai portato sul mio canale perché non sono un cultore di queste cose, però diciamo che ve lo porto così per conoscenza. Andiamo a recensire oggi uno smartwatch. Più che recensire andiamo a vedere la mia prova personale, quello che io praticamente ci ho trovato di buono in questo smartwatch. Economico, costa meno di 40 euro, visto che non sono uno sportivo, non mi sembrava il caso di spendere soldi su un Apple Watch o un orologio ovviamente con costi più elevati, perché questo mi basta e avanza. Adesso in questo periodo siamo tutti a misurarci la saturazione e quindi questo è quello che fa per me. Ma prima di iniziare, ragazzi belli, vi vorrei chiedere una cosa. Iscrivetevi al canale e azionate la campanella se volete essere avvisati dei video che Gennaro porterà su questo canale. Se mi aiutate a crescere, io ovviamente porterò sempre video migliori, visto che stanno arrivando molte sorprese e molte collaborazioni. Vi ringrazio e andiamo a vedere subito questo smartwatch. Bene, abbiamo il nostro filato check e andiamo ad unboxare il nostro smartwatch. Perché l'ho preso? Perché vi faccio vedere adesso, se ci vedete dalla telecamerina, vedete che tutto questo qua l'ho scassato, gli ho dato una pestata nel muro e praticamente gli ho dato una bella botta e ho spaccato tutto. Dunque, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Ho preso anche dei vetrini no, delle plasticucce da mettere sopra, poi andremo a vedere anche questo un po' nel dettaglio, ma sono ovviamente cose che potete applicare sul vetro per non prenderci una botta. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. La scatola è molto bella, abbiamo dietro il QR code per poter andare a acchiappare la nostra applicazione. Andiamo ad aprirlo. Cosa troviamo dentro? Troviamo ovviamente il libretto di istruzioni e abbiamo ovviamente il nostro smartwatch con una cosa molto carina che ho trovato molto simpatica. Ho trovato simpatica la basetta di ricarica, ok? Una basettina di ricarica, tipo come, giusto come un telefono da casa, queste cose qui. Quindi abbiamo la possibilità di mettere sopra il nostro smartwatch e ricaricarlo, visto che è magnetico. Però un'altra cosa, è compatibile, dove cavolo l'ho messo adesso non lo so, eccolo, compatibile anche col cavetto vecchio che avevo del vecchio smartwatch che si è rotto. Infatti vedete dalle inquadrature qua ci sono adesso ve le faccio vedere, ci sono i piedini che potete praticamente magnetizzare allo smartwatch nuovo, quindi è compatibile anche col cavetto vecchio, che butto via lo smartwatch ma non butto via il cavetto. Andiamo a vedere adesso nella tutta sua bellezza questo smartwatch. Cosa ci vediamo subito? Mettiamo la scatola da una parte, vediamo che da una parte abbiamo praticamente un tastino dove praticamente è l'accensione, oppure che ci accende ovviamente lo schermo. È molto bello, molto pesante, molto fatto molto bene, perché sembra veramente di avere un orologio di valore che non vale, ho visto, mi sembra, dietro non superiamo le 40 euro, forse anche meno. Quindi preso in mano abbiamo un bel apparecchio. Abbiamo dietro ovviamente i sensori, vedete che sono illuminati, adesso non sono più illuminati, ma se ci passo così il dito forse si illuminano. Vabbè, giustamente devono fare il loro lavoro. Vabbè, comunque abbiamo il sensore dietro e adesso andiamo a scoprire un pochettino le funzioni. Prima di tutto però lo colleghiamo al nostro smartphone, perché ovviamente va collegato per misurare tutte le varie cose, i passi, eccetera. Ora andiamo a caricare l'applicazione, Io non potrò ovviamente fotografarlo perché non mi dà il permesso Switch Studio di la condivisione schermo dell'iPhone non mi dà la possibilità di fotografare il codice, quindi lo andrò a fotografare, poi lo andrò a far inquadrare, poi dopo andiamo a scaricare dall'Apple Store ovviamente la nostra applicazione, perché ci serve prima di andare a vedere cosa offre questo smartwatch. Allora andiamo a scaricare l'applicazione. Bene, allora adesso colleghiamoci sul
io condividerò sia il telefono che praticamente il mio smartwatch, che è già qua bello collegato e si accende e si vede il display. Quindi andiamo a scaricare l'applicazione, ok? Sapete come si fa, tanto non è ovviamente un segreto, dall'Apple Store, e poi andiamo a vedere la prima fase, che praticamente bisognerà andarsi a logare, eccetera, eccetera. Ok, apriamo l'applicazione e andiamo a consentire tutti i consentimenti e andiamoci a loggare. Io mi loggerò con il mio, diciamo, account Apple, e ognuno ovviamente farà il suo. Allora, Touch ID. Ok, a questo punto dovete scegliere se siete uomo o donna. Andiamo avanti. A questo punto vi chiederà un po' di dati, io adesso non li metto, i dati vostri, diciamo, di altezza, peso, eccetera, 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 e anche ovviamente quanti passi volete raggiungere. Ok, abbiamo finito. Qui ovviamente abbiamo tutte le istruzioni per seguire, vedere l'applicazione, ma la vedremo, e qua dobbiamo cliccare qui per collegare il nostro dispositivo, che dovrebbe apparire tra poco. Io lo vado ad accendere, magari devo accenderlo. Ok, trovato il nostro dispositivo, clicchiamoci sopra. Ovviamente mi darà, dovrò dare, diciamo, un attimo di tempo per poterlo trovare, e poi si configura tutto e siamo a posto per iniziare a vedere il nostro smartwatch. Ecco, vedete che sta scaricando i dati storici. Adesso non so io se cancellando l'applicazione effettivamente diciamo vengono scaricati, e non lo so. Comunque l'ha scaricato tutto. Ok, abbiamo visto che abbiamo praticamente il nostro smartwatch. Ok, abbiniamolo, è stato praticamente configurato, connetti, tutto a posto. Adesso mettiamo un attimo via la nostra applicazione e andiamo un attimo a vedere sullo smartwatch cosa abbiamo di interessanti funzioni. Vediamo se Gennaro riesce a fare quello che fanno i grandi. Allora, senza rompere il microfono. Allora, clicchiamo, vedete, dalla parte destra e ci appare il quadrante. Come switchiamo dalla parte, diciamo, sempre a destra, abbiamo i passi che abbiamo fatto, quelli che ho fatto oggi, abbiamo il battito cardiaco che poi misureremo, abbiamo la pressione che è importante e abbiamo la saturazione. Andando avanti abbiamo il player che possiamo ovviamente andare a dare allo start, dove parte la musica, e poi abbiamo il meteo. Che, no, scusate, prima abbiamo tutti gli sport, guardate quanti sport fa Gennaro, la miseria, tanti sport, e poi abbiamo il meteo. Adesso non so se, ecco il collegato, guardate un po', 8 gradi, mi dice che c'è il sole, la massima è 11, ragazzi, è bellissimo, dai, meraviglioso. Andiamo indietro, si torna indietro ovviamente col tasto, ok? Andando avanti abbiamo qua le ore di sonno, vedete che ne ho fatte non tantissime, ma però vabbè, io sono mattiniero abbastanza, come il mio amico Ermanno, seguitelo sul suo canale Ermanno Azzolini, mi raccomando. Poi abbiamo i messaggi, ma qui è il menu che poi si trova sempre andando a destra e a sinistra. Abbiamo il cronometro, se vogliamo farci una bella cronometrata. Andando avanti abbiamo la possibilità di cliccare e praticamente viene trovato il nostro smartphone quando la funzione ovviamente è abilitata. Qui abbiamo le impostazioni, cominciare da sopra, che abbiamo la luminosità, che possiamo ovviamente alzare, ecco, la alzeremo un pochettino così almeno Gennaro ci vede meglio, torniamo indietro col tasto, e poi sotto un'altra serie di spegnimento, ovviamente di reset del nostro smartwatch, eccetera eccetera, e di info. Torniamo indietro, andiamo avanti e torniamo nell'orario. Le stesse impostazioni si trovano switchando verso il basso, vedete abbiamo le stesse cose praticamente che abbiamo trovato, abbiamo la luminosità, le info e le impostazioni. Invece switchando verso il basso andiamo alla fine nei messaggi, poi ne parleremo adesso. E invece switchando verso sinistra, che prima era destra, no, era destra, era giusto, destra, abbiamo le impostazioni e troviamo quello che praticamente abbiamo visto prima. Quindi cosa dire delle impostazioni, delle cose che ha questo smartwatch? La cosa che mi piace di più è sicuramente la misurazione, che è abbastanza precisa, e un'altra cosa che si possono ricevere anche qualche notifica. La notifica, a parer mio, quella più utile è quella che quando squilla il telefono, che è in muto, perché le altre, diciamoci la verità, se non posso rispondere ai messaggi, poco, no? Utile leggere il messaggio e poi non rispondere. Sì, uno può leggerlo
e non rispondere, però a mia ragazza non mi è piaciuta. Andiamo nuovamente a condividere lo schermo perché si è sganciato, ovviamente, ha ragione lui, e andiamo a vedere l'applicazione cosa offre, ok? Cosa offre rispetto allo smartwatch, che è molto interessante come applicazione. Allora, vediamo che qua nell'applicazione abbiamo le seguenti modalità. Io sono già ovviamente nella parte home, vedete sopra ci sono i miei passi che poi abbiamo ritrovato anche all'interno dello smartwatch e sotto una serie di, diciamo, di importanti dati. Abbiamo il sonno, cliccando sopra abbiamo queste tre praticamente voci. La prima è il sonno, praticamente quello che praticamente profondo, che ho dormito profondamente. Il secondo è leggero e quanto sono stato acceso sì, sveglio, 4 minuti, vabbè, 4 minuti. E poi vabbè, abbiamo il grafico e va bene così anche sopra. Ovviamente c'è anche qui, vedete, vi dà il periodo, molto bello, molto ben fatto, l'applicazione è molto ben fatta. Poi sotto abbiamo la parte che riguarda i battiti cardiaci, quindi abbiamo anche qua lo storico, la media e tutto il resto. Poi vi invito ovviamente a studiarvelo per conto vostro perché non sono un dottore, quindi non saprei cosa dirvi, se va bene o va male. E poi qua invece abbiamo la pressione, l'ultima pressione che abbiamo preso, ma in effetti non è stata presa nessuna pressione adesso perché non l'abbiamo presa. L'unica cosa che non vedo su questa schermata è diciamo l'ossigeno nel sangue, cioè la saturazione, scusate. Non vedo, non c'è, vabbè, comunque non c'è. Andando avanti all'interno di questo, diciamo, l'applicazione, qua abbiamo per contare i passi, poi invece qua abbiamo tutte le opzioni, che sono veramente tante. Vedete che qua abbiamo praticamente la possibilità, come dice qua, la funzione, ok, è aperta, il dispositivo vibra quando un messaggio, io lo stoppo perché tanto non li voglio sentire i messaggi quando vibrano. Se no abbiamo, qui abbiamo ovviamente le opzioni, vabbè, queste qua si lasciano sempre accese, le app che possiamo controllare come ovviamente notifiche. Abbiamo tutta questa pappardella. Ho scoperto solamente che se volete fare vibrare il vostro smartwatch quando squilla il telefono dovete fare su altro, ok? Dovete cliccare su Archer e poi avete tutta questa pappardellina, ma però non si dice, però io ho visto, ho provato a praticamente a mettere qualche funzione di questa, qualche diciamo notifica, ma a me non è arrivato mai nulla, non so perché. Comunque andiamo avanti e cioè torniamo indietro veramente e andiamo avanti nella nostra diciamo sfogliare questa praticamente applicazione. Ecco, abbiamo qua i siediti, vedi, siediti. Vabbè, queste funzioni qua sono per sportive. Abbiamo l'accensione dello schermo. Ecco, l'accensione dello schermo è importante se non volete consumare tanta batteria, perché consuma di più. Quando girate il polso si accende, sapete come ovviamente tutti i smartwatch. Se disabilitate questa funzione, lo smartwatch quando si gira ovviamente lo schermo non si accende più, ok? Perfetto. Cosa abbiamo di altro di carino? Abbiamo le 24 ore. La cosa carina, secondo me bellissima, è il cruscotto. Cioè il cruscotto praticamente è questo. Aspettate che adesso Gennaro fa una magia. Ecco, vedete che il cruscotto è questo. Praticamente potete cambiare quadrante. Questo è il quadrante attuale che ho io. Potete installare un altro quadrante. Aspettate che indirizzo un po' l'orologio, perché sapete sono un po'... Io sono un pochino, come dire, Steve Jobs mi fa una tripla. Qui potete scegliere i quadranti, potete crearne anche uno cliccando qua in cima, ok? Però ovviamente cliccando qua e inserendo la vostra foto o il vostro colore, non è che potete, diciamo, comporlo, ok. Cruscotto. Cruscotto, possiamo scegliere un cruscotto di questi, non lo chiamano cruscotto ma è un display, scusate, un tema, chiamiamoli tema.
Posso sceglierne uno, io sceglierò questo per farvi vedere come si carica, ovviamente. Faccio così, vado in download e adesso quando verrà caricato, ovviamente finito il caricamento, apparirà sullo schermo del mio orologio questo quadrante nuovo, che è molto carino questo qua. Ce ne sono talmente tanti, e però questo qua diciamo che uno dei più belli al mondo intero. Mentre lui carica, noi ci facciamo una chiacchieratina. Cosa possiamo chiacchierare? Sono praticamente scemo oggi, ragazzi, scusatemi, ma sono un po' contento in questo periodo. Così, ogni tanto capita anche a Gennaro e anche noi creators di essere contenti. Andiamo a vedere adesso se ovviamente abbiamo lavorato bene. Ok, switchiamo il tutto e andiamo a vedere se il nostro è stato caricato correttamente. E vedete che è uguale a quello che praticamente ho qua sullo schermo del mio iPhone. Ma adesso polsiamoci e andiamo a fare le misurazioni del caso, perché dobbiamo ovviamente vedere se poi confrontarlo ovviamente con un saturimetro vero, per vedere se ovviamente diciamo dice la verità. Allora, usciamo dalle impostazioni del nostro cruscotto, torniamo nella home e adesso andiamo a vedere le misurazioni, ok? La misurazione praticamente del polso, del battito e di tutto il resto. Ok, mettiamo il polso di Gennaro sopra qua, andiamo qui, ok? E incominciamo la misurazione del polso. Allora, ok, andiamo avanti e misuriamo praticamente il battiti cardiaci, ok? Vedete che lui praticamente continua, ok? È in continuo la misurazione, e sull'applicazione vedete che appare praticamente dove abbiamo detto la stessa cosa, ok? Penso che adesso, se aspettate un attimo, spengo, riaccendo questa qui sul battito cardiaco. Ah, ci siamo già, scusate, c'ero già, si era posizionato, quindi vedete che come io metto in misurazione parte anche sullo smartphone, quindi è in tempo reale, viene misurato e vengono ovviamente calcolate tutte le, diciamo, le cose del caso, la media, roba del genere. Adesso andiamo a vedere la pressione, torniamo indietro nel menu e vediamo la pressione. Ecco, andiamo avanti e andiamo a misurare la pressione sanguigna, e anche lì sul nostro smartphone ovviamente appare la misurazione. Questa è un pochino più lunghetta perché si vede, non è certo un fulmine di guerra, però diciamo per quello che costa è una cosa buona. E poi ovviamente lo confronteremo come finale con il saturimetro, che è la cosa secondo me che è una cosa un pochino più veritiera, no? Come dire, ci mette un po', ho detto che ci mette un po', quindi aspettiamo che misuri e vediamo che succede. Ecco, ha misurato, vedete che è apparso anche sullo smartphone, vediamo un po', tolgo l'orologio, vediamo un po', è apparso anche sullo smartphone. E come ultima cosa, ovviamente andiamo a fare la nostra misurazione dell'ossigeno dentro il sangue. Vedete che anche qui ci dà il nostro rapportino tra poco, ok, vedete, 97. Quindi, a conti fatti, abbiamo tutte le misurazioni del caso, a parte i passi ovviamente che abbiamo anche come camminare. Ma adesso andiamo a fare un po' il confronto con il saturimetro, quello veramente, quello che acquistate in farmacia. Andiamo a vedere un po', qui abbiamo dato 97, però come sapete cambia molto, quindi non è che dovete, cioè se adesso non fosse proprio uguale, non bisogna preoccuparsi, qualche punto in meno, qualche punto in più ci sta. Saturimetro. Bene ragazzi, ora confrontiamo il saturimetro vero con quello che ci ha dato l'orologio. 87, vabbè, diciamo che più o meno ci stava. Andiamo adesso a mettercelo al ditino e vediamo che succede. Ok ragazzi, abbiamo il saturimetro, andiamo a metterci dentro il nostro ditipilo e vediamo che valore ci dà, ok? Mentre sappiamo che può essere un po' cambiata, quindi non ci spaventiamo se abbiamo meno o di più, anzi di più è meglio, di meno no. Vediamo cosa ci dà.
Ecco, 97, quindi praticamente ci aveva dato 97, quindi direi che questo smartwatch funziona perfettamente bene, ok? Anche come saturimetro, quindi possiamo essere felici e contentini. E poi adesso andiamo a tirare le nostre conclusioni, che ovviamente io vi parlo per esperienza personale e per quello che serve a me, ok? Ovviamente poi ognuno è, diciamo, padrone di anche comprarsi un orologio più costoso, per carità. Bene ragazzi, se volete acquistarlo vi metto il link in descrizione. A me è piaciuto molto perché ho detto quello che deve fare lo fa. Io devo per esempio prendere un po' la saturazione così e contare un po' i passi che faccio, e poi quello che mi piace tanto è la basetta di ricarica, quindi abbiamo una basettina di ricarica che ci aiuta praticamente a non con cavetti e roba del genere che non si piegano, eccetera eccetera eccetera. Un'altra cosa, vi faccio vedere questo che è un kittino stupido, è un kit di non vetrini ma sono pellicolette molto leggere, non immaginiamo che possiamo andare a dare a destra e a sinistra con questo coso che non si apre neanche, però c'è tutto il kit dentro come una normale pellicola per cellulare. Per esempio ci sono i pannetti per pulire prima, la colla vabbè, giustamente quello per pulirla, per sgrassarlo, eccetera eccetera eccetera. Se no lo mettete in lavatrice e vedete che succede. Ragazzi, iscrivetevi al canale, vi prego, datemi una mano a crescere, arrivare a 5.000 iscritti per l'estate, sarebbe un sogno di Gennaro, e vi porterò ovviamente a breve molte novità su questo canale, perché andremo a vedere delle belle cose. Vi ringrazio per aver seguito questo video, un abbraccio e buona misurazione a tutti!